Ciao popolo, eccomi qua, dopo un po' di tempo. Allora, c'ho avuto qualche, no, problemino, no. Sono vaccinato come mezza Italia ormai, quindi l'occhio iniettato di sangue mi preoccupa. Non sono diventato vampiresco. Allora, andiamo veloci perché sto giro, ve lo dico subito, è lunga. Talmente lunga che dividerò il video in due, ma la parte più importante è quella di oggi. Probabilmente la seconda parte neanche la registrerò. Perché vi dico questa cosa? Perché oggi vi voglio presentare una nuova pietra che è appena arrivata e la voglio inserire in un contesto, in una logica. Allora, innanzitutto oggi andiamo a filare un filarmonica, quello più vecchiarello per chi mi conosce, non quello bello bello, bianco, eccetera, eccetera. E con questo filarmonica oggi pomeriggio mi ci faccio il barbone di 4 giorni. Quindi il risultato di questo video si vedrà in diretta, almeno per quelli del gruppo, di solito le dirette le faccio là. Ok, il contesto qual è? Partire dall'affilatura di base, perché quello che non ho detto, che non mi ricordo più questo rasoio se è stato bisellato col nastro o senza nastro, probabilmente con il nastro. Oggi lo bisello senza, per cui 99 su 100 devo proprio ripartire dalla bisellatura di base. Vi faccio subito vedere una cosa, la situazione iniziale, perché io con questo rasoio tempo fa mi ci sono fatto la barba, quindi l'ho preso dalla sua valigetta in queste condizioni, quindi non stiamo parlando di un brutto rasoio, insomma, già di una buona finitura, filo steso. Questa è la situazione dopo tutta la sequenza, ma oggi io voglio utilizzare pietre scippate, lasciatemi il termine, dalla tradizione dell'affilatura delle spade. Quindi voglio fare, oggi vi registro tutta la fase di impostazione fino alla, chiamiamola prefinitura, quindi mancherà solo la finitura ultima, ma già lo so che vado fuori con l'accuso con i tempi, con, partendo con una Ioto, continuando con una Tsushima e completando tutta l'operazione con una Uchikumori. Quindi tre pietre prese dalla tradizione degli affilatori di spade. La novità qual è? Intanto io mi faccio un pochettino di spazio. La novità è questa, la Ioto. Immaginatevela come una mega Nagura, una Nagurona grande, leggermente più dura delle Nagura, qui siamo su un livello di durezza 3,5, e un grit medio stimato tra i 1000 e i 2000. Dice, ma allora c'hai la solita Amakusa bianca, c'hai la Binsui, perché mo te sei dato all'Ioto? Intanto perché mi piaceva comprare anche questa, mi piaceva averla come collezione. E perché arrivata ieri ho fatto solamente delle piccole prove al volo, è una pietra maledettamente veloce, velocissima. Ripeto, è qualche cosa che sta a cavallo tra le Nagura e le pietre da banco. Molto probabilmente può essere utilizzata anche come Nagura perché è molto compatta e non è così assetata come le vere Nagura, non assorbe moltissima acqua. Anzi, comincio a bagnarla, tempo di fare le ultime chiacchiere. È ovviamente come al pari dell'Enagura è una pietra molto molto uniforme, vedete, non ha venature, non ha inclusioni, queste sono solamente dei piccoli segni che ieri mi si sono sporcati con un po' di fanghiglia, per cui le piccole crepe che all'occhio quando è arrivata erano invisibili, adesso sono uscite un po' fuori, ma va sicuro che è una pietra liscissima. E questa è già una cosa strana perché al tatto è liscissima, ma poi in realtà stiamo parlando di una pietra di base.
vi faccio rivedere ancora una volta prima di riprendere il microscopio. Questa è la situazione di partenza, per cui voi cercate di fare mente locale. Questa è la situazione di un rasoio dopo che ha fatto tutta la sequenza. Io con questa situazione di rasoio, con questo filarmonica, in questo modo, mi c'ero già fatto la barba. Io adesso riparto da zero e vediamo quello che succede. Perché vi sto dicendo questa cosa? C'è un motivo, però non mi fate svelare subito il trucco. Allora, ecco il rasoio, andiamo subito sulla inquadratura, chiamiamola così, di lavoro. Ecco la mia Ioto. Allora, però vi faccio solamente vedere un attimo. L'Ioto è una pietra stranissima, guardate, a sola acqua non ha grosse caratteristiche, non è una pietra veloce. Allora, innanzitutto, ve lo ripeto, è una pietra molto molto liscia, è molto piacevole affilarci sopra, però vedete che succede praticamente poco e nulla. Adesso immagino tutti i commenti, allora vai a prendere la macusa bianca. Allora, la solita diamantatina che non mi ricordo ormai, cioè il lato 600 facciamo, quindi neanche un lato particolarmente aggressivo. Adesso tiriamo fuori giusto poco poco di sospensione, niente di particolare, niente di abbondante o di grossolano, così diamo pure una mezza pulitina. Guardate, già si vede il grigio, si porta via il colore della diamantata. Adesso guardate la Ioto che combina. Allora, diamo subito una mischiatina alla fanghiglia. Allora, intanto che procedo cerco di raccontarvela questa pietra. Allora, io questa pietra l'ho trovata gironzolando su internet, ho cominciato ad informarmi, ho visto che è una pietra che ha una tradizione antica, adesso guardate qui, vi faccio il solito giochino lavorando solamente una piccola parte di sospensione. Guardate la differenza di carattere che c'è utilizzandola a fanghiglia. Riuscite a vederla? Guardate qui che cosa succede nel lavoro a sospensione. Stavo dicendo, io l'ho usata, l'ho trovata gironzolando su internet, vedete? E ho cominciato a leggere che è una pietra molto antica, che è sempre stata usata nella sequenza di affilatura delle spade. Una pietra che si dà come pietra di base tra i 1000 e i 2000, come il grit intendiamo, quindi è proprio nella parte iniziale. Per noi è la parte che ci interessa, è la parte nagato. Voi sapete che la parte arato dell'affilatura, quella riservata a coltelli e spade, ha dei grit talmente grossolani che per noi sui rasoi sono molto 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 pericolosi, per cui noi preferiamo iniziare le nostre affilature con l'inizio della fase nagato. Però ho anche letto che è una pietra che ha grosse variazioni da modello a modello, da esemplare a esemplare nel grit, quindi è una pietra che può partire appunto dal 1000-2000, è una pietra che può arrivare su fino anche, ho letto, a una prefinitura. Allora che cosa ho fatto? Mi sono messo con la santa pazienza, scusate ogni tanto un po' mi aiuto con due mani per velocizzare il lavoro di base, questo sarà il lavoro più lungo sul rasoio. Quindi stavo dicendo, mi sono messo con santa pazienza a gironzolarmi tutti i siti specializzati, a vedere tutti i filmati che c'erano da vedere, tutte le fotografie che c'erano da vedere,
E in effetti ho trovato un po' di notizie, ho trovato un po' di immagini, però la maggior parte delle immagini che trovavo erano di pietre, diciamo a poro abbastanza aperto, pietre non... erano delle iodo abbastanza grossolane, erano bucherellate, non erano chiuse, un po' come la differenza che c'era tra la Macusa bianca che ormai conosciamo tutti quanti, ma dico nel frattempo guardate che cosa sta succedendo, e, e la Macusa rossa che è proprio aperta, è fessurata, è più grossolana, fino a che non mi sono imbattuto in questo esemplare, che è un esemplare invece chiuso, non porta grosse, anzi no, non grosse fessurazioni, non porta proprio fessurazioni. Vi ripeto, all'aspetto è come una nagura leggermente più dura. Qui è un 3,5, la nagura difficilmente arriva, forse solo qualcuna arriva, se no sono tra 2,5 e 3 le normali nagure, almeno parliamo delle Asano Shiro Nagura, quelle che conosciamo meglio, insomma. Quindi è poco più dura, ma molto molto liscia. Come effetto, come piacere di affilatura, perché in realtà, ecco una cosa che mi ha colpito subito da ieri, che la pietra è entrata dentro casa, in realtà sembra di affilare su una pietra, non voglio dire da finitura, quantomeno da medio grit, molto liscio il passaggio, non si sente tramatura, sembra veramente di è un'affilatura molto vellutata come passaggio di lama. Ma in realtà stiamo parlando di un grit bassissimo, stiamo parlando di un'impostazione di base. Intanto approfitto per il primo controllo. Quindi è una cosa molto, molto piacevole. Quindi si scorre bene con la lama sulla pietra, ma in realtà si sta asportando tantissimo materiale. Ecco qua. Aspettate, che cerco anche di rimettere a fuoco. Allora, vedete, rispetto a prima siamo sicuramente tornati indietro, ma ripeto, l'immagine di prima era l'immagine di un rasoio finito, pronto per la rasatura, un rasoio che in quelle condizioni aveva già tagliato barba. Qui, se fate mentalmente le debite proporzioni, guardate una 1000, massimo 2000, come lavora pulito. Il filo è chiaro che lo vedete che si sta sfrangiando, ma è ovvio che si debba sfrangiare, non è possibile uscire da una pietra 1000, da una pietra 2000 con un filo steso. Aspettate, lo metto in basso nella speranza di poterlo illuminare meglio. Comunque, credo che si possa vedere. Aspettate, forse se sposto il faccione meglio, no? Ok, quindi lo vedete? Quindi un buon tipo di finitura sul bevel, quindi non è una pietra assolutamente aggressiva, qualche piccola scheggiatura dovuta al grit molto molto basso, quindi siamo proprio in presenza di una bella classica pietra da impostazione. Continuiamo a lavorarci un pochettino sopra, voi lo sapete quanto io sono fissato ormai in tutti i video, lo vado dicendo che il destino dell'affilatura è tutto qui, nelle fasi iniziali, nella bisellatura. Allora, la differenza del video di oggi qual è? Che adesso, ultimamente, mi sono accorto che stavo facendo dei video in cui utilizzavo il minor numero di pietre possibili. Se andate a vedere gli ultimi video dalla Macusa direttamente a una suita, quindi da una pietra di impostazione direttamente alla pietra da finitura. Invece qui voglio fare una
come si dice, una filatura più tradizionale, più lenta, con più passaggi, con una scaletta, diciamo, per certi versi anche più completa, con più transizioni di grit. Quindi per arrivare dalla condizione iniziale di un bevel ben formato con un filo ovviamente da curare e andare piano 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 per grit successivi, per passaggi successivi a sistemare questo benedetto grit. Adesso che cosa faccio? Sempre rubando dalla tecnica di affilatura delle spade e dei coltelli, mi faccio qualche passata a spingere solamente quando vado a costa in avanti e richiamare senza pressione verso di me. Quindi sembra che è un normale saliscendi, ma in realtà adesso spingo, metto pressione, qui sto solamente richiamando, adesso metto pressione e adesso no. Con questo sistema mi vado a fare entrambi i lati. Chiaramente, quando giro il rasoio, dovrò fare il contrario. Qua spingo verso di me, quindi lo sto facendo lavorare la lama in questo momento non più in controfilo, ma con la costa in avanti. Quindi, vi ripeto, spingo, metto pressione quando vado verso di me, recupero e basta senza pressione quando ritorno in avanti. Quindi sì, sì e no, sì e no. Quindi un giochino del genere, sto accentuando proprio apposta per renderlo il più visibile possibile. Più visibile possibile, senti quanto è brutto. E qui facciamo la stessa cosa, qui no, e qui ricominciamo. Un po' di pressione, un po' di pressione, un po' di pressione. Ma ne facciamone poche di passate, perché è ora del controllo e probabilmente la bisellatura è già bella e fatta. Diciamo queste passate che ci aiutano anche nella pulizia del filo. Come vedete non è una pietra molto assetata, l'ho bagnata inizialmente e l'ho dovuta ribagnare solamente una volta, quindi è una pietra che mantiene abbastanza l'acqua, quindi anche questo è il sintomo del livello di durezza, che vi ripeto è un livello intermedio tra una nagura, una vera nagura e una pietra da banco. Secondo me questa pietra può essere utilizzata come nagura pura. Oh, vedete? Ancora un po' sporca, non l'ho pulita bene. Aspetta, la voglio pulire perché non voglio che ci siano dubbi tra quello che è il segno della pietra e quello che invece è solamente un po' di sporco che era avanzato. Eccolo qua. Vedete, cerchiamo di scorrere un po', ma è un risultato abbastanza uniforme. Quindi, vedete, non è una pietra che satina moltissimo, è una pietra giustamente grossolana. Avete visto, è una pietra veloce. Scusatemi. E guardate il filo, è un filo che sta subendo l'impostazione di base, quindi non è un filo perfetto, però è un filo pulito, non ci sono riccioli, bave da asportare, fili morti. Io questa volta me lo sono ricordato di portarmi una coramella di tela per migliorare la tensione. Ok, ci siamo? Adesso il solito, va bene il microscopio, ma è questo quello che ci deve dire, e ci dice che ancora qualche colpo male non gli fa. Quindi scusate, velocizzo un attimo, quindi ritorno al cerchietto che è quello che mi dà la maggiore asportazione di materiale. Quindi molto probabilmente
questo filarmonica l'ultima volta era stato affilato con un nastro, quindi ho bisogno proprio di asportare materiale perché sto cambiando veramente l'angolo di bevel. Ci siamo? Dice, noi da mo che ci siamo, sei tu che stai a fare tutto. Noi siamo qua che guardiamo. Ah, io spero che state ancora, sono ancora lì a guardare, sono passati 20 minuti, io sto ancora con la prima pietra, però ve l'avevo detto, questo oggi volevo fare un video tutto dedicato al basso e medio grit. Basso e medio grit con pietre derivate, o derivate, rubate proprio alla tradizione degli affilatori di spade. Quindi pietre, diciamo, che hanno fatto la storia dell'affilatura in Giappone, pietre che molto spesso vengono ancora utilizzate sicuramente dai maestri affilatori di spade. Per i rasoi ci vuole solamente un cretino come me per buttarcele sopra, cioè per buttarci sopra una lama di un rasoio su un tipo di pietre del genere. Ok, di nuovo una buona pulita al filo. A questo punto me la faccio subito. Eh sì, ci siamo. Ci siamo. Anzi, vediamo pure un attimo se... Li vedete? Come al solito? Deve tagliare in uscita di impostazione bevel. E in questo caso, eccolo qui. Vogliamo dare un'occhiata veloce senza far durare questo video uno sproposito? Ecco la situazione, beh, quello è sporco, quindi me lo levo. Quelle sono le scaglie di pelle, ragazzi, se chi non l'avesse ancora capito. Comunque, tanto per capirci, ecco il risultato del lavoro della Ioto. Scusate, la pulisco un attimo, leviamo peli, capelli e capellacci perché non vorrei che poi una volta asciugata la pietra mi rimanga tutta sta zozzeria incollata sopra. Mi dispiacerebbe un po'. Allora, la iodo l'ho pulita, adesso continuiamo il lavoro di progressione. Siamo sempre nel campo dell'impostazione di base, perché se la iodo abbiamo stimato un grit tra il 1000 e il 2000 da qualche parte in quella fascia, questa non ha bisogno di presentazione, questa è la classica Tsushima, vabbè, è leggermente più grande, è una Tsushima da banco, quindi qui siamo saliti, diciamo, verso il 5000, molto più probabilmente questa è quella più conosciuta, quella sotto forma di Nagura. Sono anche due varietà diverse, la Nagura è leggermente più dura, anzi è più dura rispetto a quella da banco, che guardate anche la tonalità di colore è diversa, questo è un grigio più chiaro con delle venature, questo è un nero uniforme. Anche qui continuiamo col solito sistema, facciamo un po' di sospensione usando la sua Tomo. È facilissimo tirare fuori la sospensione perché la mia Tsushima da banco è morbida, questo è un esemplare cavato in acqua, mentre tutto lascia pensare che questa Nagura sia un esemplare di montagna. Sapete, la vena può essere sollevata dal fondo del mare quando si sono andate a formare le montagne, poi la vena stessa continua, arriva giù, va sotto il livello del mare e quando sono andati ad estrarre sono accorti che sia che la vena era la stessa, per cui si poteva prelevare sia da sotto l'acqua che dalla montagna, il materiale è lo stesso, il tipo di abrasivo è lo stesso, quello che cambia è la densità, la durezza, quindi probabilmente, anzi sicuramente cambia la matrice in cui è affogato, in cui sono affogati gli abrasivi. Pedetto.
La Tsushima non è che abbia bisogno di grandi chiacchiere perché è una pietra straconosciuta. Non solo un 5000, ma è un 5000 che ha un grossissimo potere nel cancellare i marchi di affilatura delle pietre precedenti, per quello la sto mettendo dopo la Ioto, anche se, e qui ve ne accorgete anche dal colore della sospensione, non brilla, non è una di quelle pietre giapponesi che brilli di velocità, ok? Lavora bene, lascia un filo quasi pronto, lascia un filo anche abbastanza tagliente, devo dire. Non è quella la sua caratteristica migliore. La caratteristica migliore è quella proprio di, con questo suo particolato molto molto morbido, quasi oleoso al passaggio, ha una grossissima, ripeto, capacità nel togliere i marchi di affilatura delle pietre precedenti. E se adesso vi ricordate quale sarà la terza pietra, capite dove voglio arrivare, perché la prossima pietra dopo questa Tsushima sarà una Shikumori, e l'Uchikumori nasce proprio come pietra da lucidatura più che da finitura. Quindi voglio arrivare non solo con già un buon filo steso, ma voglio arrivare con un filo il meno segnato possibile all'utilizzo dell'ultima pietra, quella da finitura, quella che ci accompagnerà per la rasatura, insomma, in poche parole. Quindi ho selezionato apposta la scaletta cercando di usare pietre con un buon potere di cancellazione dei marchi di affilatura. Vedete, la fanghiglia non è che si stia scurendo molto velocemente come per esempio è successo con la Ioto, è vero che è più fine, quindi questa in questo momento insomma che stiamo utilizzando, che sto utilizzando, non è una pietra veloce, però è una pietra bellissima da usare, cioè, parte bella pure solo lei, tutta così nera, uniforme, senza venature, inclusioni, un panetto nero, burro nero, assolutamente nessun feedback strano, nessuna vibrazione, nessuna tramatura sotto la lama. Andiamo a vedere al microscopio intanto cosa sta succedendo. Eccola qua. Quindi vedete? Piano piano si sta di nuovo ristendendo il filo, il bevel ovviamente è quello che sta godendo più di tutti, si sta lucidando, si sta raffinando, per cui ciancio alle bande, c'è ancora da lavorarci sopra e quindi dice se proprio dobbiamo continuare a chiacchierare, cerchiamo di chiacchierare con la rasoio in mano. Ho ricominciato a filare, mi sono scordato, scusate, me l'ho scordato di tirare fuori, di cambiare l'inquadratura. Lo so, devo affittarmi un regista. Ne sparo di cazzate, che con tutta la vaccinazione sto rincoglionito, ma... Anzi, mo c'ho la scusa, sto rincoglionito, per cui se dico le cavolate non so quello che sto dicendo. Ecco qua. È bella, a me questa pietra è sempre piaciuta, non la uso, devo dire, molto spesso, non so perché. Stamattina mi girava così. Se parliamo solo di piacere di affilatura, non sto parlando in questo momento di risultato, capite il contesto. Se parliamo solo del piacere di affilatura, questa è una delle pietre più piacevoli da usare. Vi ripeto, ha tramatura zero, è un passaggio su pietra totalmente e completamente liscio.
non si sente assolutamente nessuna vibrazione. È un panetto di burro. Vabbè, guardate quando la tengo pulita, che uniformità. Non c'è una variazione di colore, una sfumatura, nulla. È un blocchetto di materiale assolutamente, assolutamente uniforme, dall'inizio alla fine. Quindi, vi ripeto, adesso a prescindere dalla sua bontà come pietra di affilatura, è sicuramente una delle pietre più piacevoli da utilizzare. Non è veloce? Ok, però tanto è così bello affilarci sopra. Per cui adesso, anche per affinare un po' la situazione, vado a diluire, ma poco poco, vado a diluire un pochettino la fanghiglia, vado a diluire un po' la sospensione, guardando, perché io quando affilo guardo direttamente la pietra, non è che guardo l'inquadratura che cosa sta succedendo, però ecco, se mi metto a guardare l'inquadratura forse ve ne accorgete anche voi, guardate il velo che rimane, e comunque vedete è trasparente, si riesce a vedere attraverso la sospensione, per cui sembra, allora, quantitativamente non è poca, però è molto molto acquosa, molto molto diluita, perché adesso noi dobbiamo cercare di migliorare il più possibile il filo, oltre che a curare il bevel in modo tale che non ci siano segni, che arrivi alla prossima pietra nel modo migliore possibile, ma quello che ci interessa adesso è stendere bene il bevel, cercare di diminuire il più possibile le microcreste che lo compongono. Anzi, e parlando mi è venuta pure la curiosità, facciamo una cosa, un'altra pulitina e andiamo a vedere sotto il microscopio che cosa sta succedendo. Allora, cambiamo inquadratura, eccoci qua. Ok, che si è persa la messa a fuoco, che sta succede qua? Oh. Ok, vedete, anche in questo caso ancora non c'è una satinatura uniforme dove il filo allora il bevel dalla parte del filo è leggermente più lucido, dove ancora è è più satinato. Sapete perché questa differenza? Quello è il segno della diluizione dell'acqua. Prima il bevel era tutto uniformemente satinato, adesso avendo diluito la sospensione ha perso potere di satinatura e cominciava a lucidare. Abbiamo fatto solamente poche passate, per cui dalla parte del filo ha cominciato a lucidare. Adesso progredendo quel segno di lucidatura via via si va a estendere a a tutto il bevel, ma noi non gli daremo il tempo perché adesso qualche passata velocissima in verticale, anzi in diagonale veramente per l'esattezza, di sali e scendi e ce ne andiamo su Lucikumori. Che attenzione, un'altra cosa che secondo me non viene detta tutte le volte che andrebbe detta, sulle pietre non bisogna starci oltre il necessario, perché anche la migliore delle pietre che vi fa progredire il lavoro, a un certo punto ritorna indietro, se volete insistere. Dice, la uso 2 minuti, il filo migliora, 4 minuti è migliorato ancora di più, 6 minuti è migliorato ancora, allora me ne facciano altre due, toc, andiamo all'aria tutto il lavoro fatto fino a quel momento. Dice, ma come? Eh sì, perché il filo diventa delicato, si può spezzare, il filo magari portava
delle microbave, portava dei riccioli che nel momento in cui si staccano al passaggio vanno a deteriorare il filo. Tante cose possono succedere, per cui, ripetere, usiamoli il giusto, né troppo poco né troppo. Ok, abbiamo ripreso uniformità. Non riesco a tenere la messa a fuoco, maledetta. Ok, questo è un risultato da Tsushima da 5000. Guardate, non è proprio la perfezione, ricordatevi sempre che questo è un ingrandimento mortale, questo è un ingrandimento gigantesco. Io intanto sto cambiando pietra. E allora, vedete qui qualche piccolo ringrosso c'è, qualche piccolo accenno di sporcizia c'è? Allora, guardate, già c'è Lucicumoli pronta. Eccola qua, la faccio vedere nell'immagine piccola. Ora me il latteraio di Simone, lato, dove sta? Lato tela, ma veramente 1, 2, 3, 4 e 5. Basta. Qui non è che abbiamo bisogno di scolamellare, abbiamo bisogno solamente di tenere il filo pulito. Shigomori è un po' sottile, per cui mi aiuto con un supportino. Ci siamo? Eccola qua, la dovreste vedere tutta quanta. Ok, anche qui, una piccola bagnata e con un'altra Ushigumori più piccolina. Si vede già ad occhio nudo che sono di due vene diverse, ma sono più o meno di durezza equivalente. Adesso con la seconda Ushigumori io vado a creare un po' di sospensione e diciamo con questo passaggio, dopo questo passaggio, io dichiaro conclusa la filatura di base, l'impostazione del rasoio. Dopo Lucicomori per me non rimane altro che procedere con la finitura, con la Pasedo, con la vostra pietra migliore, con la vostra Nakayama, con la vostra Ozuko, con la vostra Okudo, e chi più ne ha più ne metta, insomma, con la pietra più fine. Dopo questo passaggio rimane la finitura. Questo diciamo che per me è l'ultima pietra che ha ancora un leggero potere modellante sul bevel e sul filo. Con la prossima andiamo solamente a rifinire. Ci siamo? Quindi ve lo ripeto, lo so, scoccio, ma mi serve pure la scusa che fa passare tempo. Nell'affilatura di oggi le particolarità, diciamo, che mi sono venute in mente sono due. Una, mettere all'opera l'ultima pietra arrivata, la Ioto, e l'altra è lavorare su un rasoio con una sequenza che in realtà storicamente è stata messa a punto negli anni, nei decenni, nei secoli dagli affilatori di spade. Allora, io ho pensato, se io uso la stessa sequenza, è vero che noi abbiamo bisogno di pietre più fini, di ogni esemplare vado a cercare l'esemplare più fine, quindi tra le ioto, la ioto più compatta, la meno porosa, quindi quella che forse di grit saliva un pochettino di più rispetto alle consorelle. Faccio la stessa cosa con la Tsushima, faccio la stessa cosa con Lucikumori. Dico, vuoi vedere che oltre alle spade, con quella sequenza può risultare utile anche per noi con i rasoi? Guardate, ho cercato di fare il solito giochettino di lavorare solamente con una parte del succo. Non so se si riesce a vedere perché la pietra è già grigia di suo. Comunque, stava cambiando colore
la sospensione, per cui ancora l'immatura, l'immatura ne viene prodotta. Oh, la pietra si sta asciugando, per cui pochissimo alla volta. Pure qui approfittiamo per i soliti consigli sul campo. Quando una soluzione va reidratata, non la annaffiate d'acqua perché cambiano completamente le caratteristiche, cambia il modo di agire sul bevel e sul filo. Ritratiamola un po' alla volta, cerchiamo di mantenere quella consistenza ottimale, cioè cerchiamo di fare in modo che la fanghiglia non passi da molto dura, molto acquosa, poi piano piano si asciuga, aspetto che diventa molto dura e poi la rifaccio acquosa, perché così si perde il controllo dell'affilatura. Quindi noi partiamo con una fanghiglia ben fatta secondo i nostri gusti, le nostre necessità e poi cerchiamo di mantenerla sempre allo stesso livello di durezza. Quindi non aspettiamo che diventi dura per poterla reidratare, ma quando sentiamo che sta cambiando qualche cosa, subito, ma veramente io lo faccio col goccinino d'acqua, ma molti secondo me fanno meglio di me, il dito bagnato nella tazzina, pic e una ditata sulla pietra, c'è un maggiore controllo. Aggiungere acqua poco alla volta e mantenere sempre nei limiti del possibile lo stesso grado, lo stesso livello di idratazione della fanghiglia senza farla asciugare, senza farla diluire troppo. Ok? Allora, sto cercando pure con i movimenti, con la velocità di, di guadagnare tempo. Non so, io parto sempre con l'idea, ah, oggi affilo quello che ci metto, quello che... Poi però mi dispiace fare il video e tenervi inchiodati per un'ora lì. Allora mi viene l'ansia da prestazione. Però vediamo Luci Cumoli. Adesso sicuramente qualche altro passaggio a mano leggera devo fare perché fino adesso le pressioni ci sono state. Diciamo che fino adesso con la mano leggera non ci sono andato praticamente mai. Vado a vedere, allora, vado a prendere il microscopio. Ah, dove sei, maledetto? Esci fuori. Ah, i piedi, aspettate un attimo. Non è facile, ragazzi, non è facile per niente. Quando l'ingrandimento è così alto, basta spostarsi un decimo di millimetro. Guardate, massimo dell'ingrandimento realizzabile. Guardate pure Luci Cumoli alla sua... Aspettate, intanto la sto continuando a tenere bagnata. Luci Cumoli è un'altra pietra storica, un'altra pietra che si è fatta il nome e da qui potete anche capire perché a pieno titolo. Guardate come sta satirando per bene, guardate la pulizia del filo, a prescindere dal livello adesso di taglientezza, guardate la pulizia. Non c'è una bavetta da togliere, non c'è un ringrosso, è un filo ancora non pronto per la barba, ma è un filo decisamente, guardatelo, pulito. Cioè, vedete, la parola. Forse è qua che è illuminato bene. Guardate esattamente la verticale sotto il mio dito, dal filo alla base del bevel, che uniformità che c'è. Quel filo non è per nulla ringrossato, quello è un piano perfetto. Allora, ci siamo? Ragazzi, non so che fare. Allora, un attimo, perché sono passati 44 minuti. Mi sta venendo in mente quasi quasi di metterci pure la pietra da finitura e chi si è visto si è visto. Vediamo un attimo.
Hola! Hai visto la strage degli innocenti? Allora, ragazzi, andiamo veloci, veloci, veloci. Cambio di programma al volo. Via questa pietra. Via anche Lucicumori. Il rasoio è praticamente pronto. Datemi un secondo per prendere la pietra da finitura e facciamo tutta l'affilatura. Eccoci qua. Cioè, che hai preso? È la solita Nakayama che ho preso. Allora, pure sporca dall'ultima volta che l'ho utilizzata. Allora, la pietra da finitura. E tanto siamo arrivati a 45 minuti, entro l'ora finisco tranquillamente. Eccola qua. Questa è la solita Nakayama, ma ora ammazzata quanto è dura, però che belle finiture che fa. Allora, me giro. Scendo dei giri, me giro, no dall'altra parte, la me giro. Ti pare che devo dire la stronzata pure oggi? Allora, me giro morbidissima, mi aiuta un po' con la me giro per evitare di stare a soffrire sulla pietra da finitura mega dura, po' di fanghiglia, niente di che. Così proprio. E chi si è visto? Si è visto. Allora, rasoio, rieccomi qua. Sempre più difficile, intanto me la sfippacchio pure. Intanto mi raccolgo la sospensione, comincio a mischiarla, comincio ad uniformarla, faccio come al solito il solito giochino di lavorarla, di lavorarne solo una parte per farvi apprezzare la velocità ignorantissima di questa Nakayama. Guardate, guardate che cosa succede. E qui stiamo parlando di una ultra finitura, eh? Stiamo parlando di una pietra veramente, veramente fine. Eh? Taglia? Taglia. Adesso faccio ovviamente la stessa cosa anche su quest'altro lato per bilanciare la filatura. Non è che poi alla fine lo facciamo monofilo, sto bevel come i coltelli da cucina giapponesi che hanno il bevel solo sul lato. Per cui stesso giochino fatto anche dall'altra parte. La vedete? Cioè, a me sta pietra mi fa morire per quanto è veloce. Cioè, di pietre veloci è pieno il mondo, però vedere una pietra molto molto fine progredire con questa velocità non è comune. Adesso qui vi dico, questa per me è stata la pietra che da mesi e mesi è riuscita a far dormire la scimmia, che con le altre pietre non facevano a tempo ad arrivare in casa che già subito c'era la voglia di provarne un'altra. Da quando è arrivata in casa questa dico, vabbè, ma sì, ne posso prendere. Allora, uno è qui, teniamola idratata la sospensione. Dico sì, ci può essere la voglia di collezionismo, di comprarne un'altra, ma solo per metterla sulla mensola, perché questa veramente è una pietra che a me soddisfa, e soddisfa tanto. È fine, è veloce, è dura, quindi non ha bisogno, durissima, non ha bisogno di lappature frequenti. Comprarne una adesso, un'altra pietra da finitura, veramente mi devono dare quella Santa e Benedetta, mi deve venire l'imperatore del Giappone, mi deve venire Hirohito, come cavolo si chiama adesso, ai tempi miei si chiamava Hirohito, a di no, guarda, te la regalo io, ma tu devi usare questa, perché questa ha saziato la scimmia. Allora, prima di continuare, proprio perché stavamo parlando prima di velocità e di non eccedere,
voglio fare subito il primo controllo al microscopio per vedere che cosa sta succedendo. Sempre che riesco a inquadrarlo. Oh, ma tutte le volte mi perdo. Ok, c'è ancora da lavorare. Oh, vabbè, a velocità, però andiamo. Eh, dice troppa grazia, quante ne volevi? Allora, adesso ci mettiamo con la manina leggerina, leggerina. La satinatura sarà quella, sarà una semisatinatura. Sto usando poca sospensione apposta per, come si dice, per cercare di avere un qualcosa di intermedio tra la lucidatura e la satinatura. Un filo più lucido equivale forse a un filo leggermente più tagliente, un filo più satinato, un filo più dolce. Mi voglio tenere a una via di mezzo. Purtroppo a ogni idratazione poi corrisponde un livello di satinatura inferiore, ma non fa niente. Cioè, ho detto purtroppo perché forse con la satinatura c'è anche una maggiore gratificazione visiva. Vabbè, è un discorso stupido, però ci sta anche quello. Mentre con la finitura specchiata sulle naturali, poi il marchio d'affilatura si vede sempre. Voi fate sempre l'esempio, so che tantissimi di voi usano le belghe. Le belghe fanno dei fili meravigliosi, dolcissimi, grandi, sbarbate, però poi all'osservazione sono dei bevel sempre abbastanza segnati. Quindi lo sappiamo tutti quanti, però ogni tanto forse è meglio anche ribadirli certi concetti. Il marchio di affilatura non è sinonimo, non è sintomatico di un filo o poco tagliente o poco confortevole. Ogni pietra ha il, il suo marchio di fabbrica, lascia i suoi marchi sul bevel e si comporta in modo diverso. Le pietre, come regolina generale, più sono dure e più tendono a marchiare, più tendono a segnare. Perché mi sono aiutato io adesso con la Megiro? Beh, vuoi perché la Megiro è molto molto fine, ma anche perché è quella con la grana più morbida con la grana più morbida di tutte. Quindi, aspettate, c'ho sta cosa a mano che mi rompe solo che le scatole. Pure questa devo spostare un attimo. Scusate, ho interrotto la chiacchiera, ma vedete, parlare e rimanere concentrati su quello che si sta facendo è mica sempre facile, eh? Qualche piccolo passaggio controfilo, sempre per cercare un po' di pulizia, ma veramente pochi, tanto per essere sicuri che se c'è rimasta qualche piccola bavetta, qualche piccolo residuo attaccato al filo, così è più facile andarlo a togliere. Poi se ci avete fatto caso nei tanti video che ho postato, io di solito non vado mai con il movimento a strop. Sì, lo reputo utile in determinate situazioni, non è che sono contrario per principio, però insomma, abitudine.
Ok, vediamo che sta succedendo. Oh, vedete, più passa il tempo, ancora qualche segnettino, ma ve lo dico tutte le volte fino alla nausea. Guardate che l'ingrandimento è mortale. Filo adesso ben steso. Ho dovuto purtroppo ribagnare la pietra, quindi adesso mi vado a fare un altro po' di passaggi, ma sicuramente adesso ci andiamo a perdere la satinatura. Ma chi se ne frega, non ce lo metti? È bello bello. Non lo so se andiamo a perdere, se andiamo a fare altri passaggi. Ragazzi, io devo fare una cosa che di solito a questo punto ancora non si fa. Cioè, mi devo andare a prendere un cavolo di capello. Scusate, non era preventivata questa, per cui non c'ho la roba pronta in diretta. Devo andare a prendere un cavolo di capello per vedere. Allora, oppla, eccolo, eh. Qui già siamo. Cominciamo, ecco, si è staccato, è rimasto attaccato al dito. Qui siamo già dalle parti dell'HHT, siamo già quasi pronti per superare il test del capello in uscita dalla pietra. Quindi sì, pur dai, piano piano, solamente una carezzatina, una spazzolatina, tanto, tanto per. E comunque sarà comunque una finitura mista perché vedete sto andando praticamente ad acqua sporca, quindi non è una finitura da bever lucido, perché nell'acqua c'è ancora un accenno di sospensione, e non sarà neanche la finitura da satinatura. Madonna come ha satinato sta pietra. Diciamo una finitura in equilibrio. Voglio che qui cercare di addolcire un po' i marchi con i movimenti a pettine, chiamiamolo, a seghetta, a mi sto a far panino col salame. Ok, io penso che ci siamo. Riprendiamo un fazzolettone, riprendiamo una bella pulita e allora a questo punto, sempre con la stessa inquadratura, mi vado a riprendere. Lo vedete, non so se si riesce a vedere, poi purtroppo sotto c'è la pietra, ma è chiara, però è giallina, per cui ancora stenta un po', eh. Dai, però c'è bisogno ancora. No, no, va, 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 va. Ok, ragazzi, e questo è pure un altro segnale che il rasoio va. Siamo arrivati a un'ora di registrazione, per cui. Ah, eccolo qui. Con questo ci vediamo stasera per farci la barba insieme. Volevo cominciare solamente con l'impostazione di base, presentandovi una pietra nuova a bassissimo grit, e poi mi sono fatto prendere dalla mano, quindi alla fine me lo sono affilato tutto quanto. Spero che comunque qualche spunto, soprattutto nel medio grit, nel medio e basso grit, sono riuscito a darvelo, perché vi ripeto, per arrivare ai risultati, per arrivare all'HHT in uscita dalle pietre, perché è chiaro quello che avete visto leggermente assentato
mi basterebbero 10 passate di numero su cuoio, riaddrizzare il filo, riallineare le creste per tagliare quel capello proprio così, alla Circo Barnum. Io come al solito voglio far cretino. Spero però che sia passato soprattutto il messaggio dell'impostazione, come al solito perché lì vado a spingere come una campana incantata, dell'impostazione fatta per bene del Bevel, quindi la classica bisellatura. Come avete visto, già da lì il rasoio deve tagliare. Se sono riuscito a puntualizzare quello, vuol dire che pure questo video forse a qualcuno, a qualche cosa servirà. Detto questo, 1 ora e 2 secondi. Un giro lo fermiamo subito, ragazzi. Io, tanto con la pietra ho finito, me ne vado a scoramellare. Se va tutto bene, febbriciattola permettendo, ci vediamo per gli amici del gruppo stasera, prima di cena, ce la proviamo la filatura direttamente in live. Detto questo, ragazzi, grazie della pazienza che avete avuto per quei pochi che sono arrivati fino a questo punto. Come al solito, detto questo, ciao popolo, alla prossima!